ci loghiamo come Marul Costantini, quindi Marul Costantini, password, codice di verifica. Come vedete siamo loggati come Marul, ci spostiamo in account personale, cloud personale, e come vedete va a caricare ovviamente di default la cartella Marul Costantini. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione della cartella Odla Production all'interno della cartella Cloud e abbiamo spostato il Cloud direttamente all'interno della cartella Odla Production. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a completare lo spostamento del nostro Cloud andando a creare per ogni utente la propria cartella all'interno del cloud e associargli un alias di riferimento. Quindi per prima cosa ci loghiamo all'interno del nostro database tramite phpMyAdmin, ci loghiamo, selezioniamo il nostro database, la tabella utenti privata, e nella struttura della nostra tabella aggiungiamo un nuovo campo dopo username, che lo chiamiamo alias utente. Come tipologia gli impostiamo il varchar e una lunghezza la impostiamo di 10 caratteri. Bene, ora quello che facciamo è andare a modificare l'alias dell'utente Odla Production e gli associamo come alias quello che abbiamo definito di default nella precedente videoguida, quindi una serie di 6.1 provvisoriamente. Perfetto, quello che dobbiamo fare ora nel nostro file, elenco file, e ovviamente tutti i file che vanno a gestire poi il nostro cloud, è andare a modificare la stringa che abbiamo assegnato di default nella precedente videoguida con i dati recuperati dall'utente loggato. Quindi innanzitutto nel file elenco file apriamo il PHP, anzi invece di farlo qua nel file elenco file apriamo il file che gestisce il login, ossia il file verifica login, e nella parte dove vengono generate le nostre sessioni con i dati dell'utente loggato definiamo anche la sessione alias utente e gli associamo il risultato della query row utenti al campo alias utente. Quindi nella nostra query dove vengono selezionati i dati dell'utente, oltre all'username, il random salt, l'id utente, l'fk gruppo, andiamo a recuperarci anche l'alias utente. Bene, ovviamente per poter inizializzare questa sessione dobbiamo effettuare il logout e nuovamente il login all'interno del nostro CMS, e lo facciamo adesso. Mettiamo il codice di verifica. Perfetto, in questo modo abbiamo inizializzato la nostra sessione. Quindi dicevamo abbiamo recuperato in questo modo anche l'alias, e quindi quello che dobbiamo fare è andare a definire le due variabili user utente uguale a session username
scusate, va maiuscolo, e poi la variabile alias utente uguale a session alias utente. Bene, quindi come primo step andiamo a modificarci qua nel file elenco file le nostre variabili, aggiungendo in questo caso la variabile alias utente punto slash e ci concateniamo user utente. Bene, altrimenti default folder sarà uguale a slash user utente. Quindi salviamo, premiamo F5, come vedete non cambia nulla. Ora continuiamo a modificare tutte le variabili, però andiamo per step. Quindi innanzitutto ci modifichiamo i nostri link principali, quindi qua la variabile start dir, e li aggiungiamo, quindi alias utente, no scusate, soltanto dopo cloud li aggiungiamo alias utente. Bene, salviamo, premiamo F5, ci spostiamo all'interno della cartella test, come vedete la navigazione funziona correttamente, riselezioniamo la cartella O della production e come vedete, nonostante abbiamo corretto e associato quindi l'alias, non funziona la navigazione. Vi faccio notare come tramite un echo, quindi andiamo a stampare la variabile alias che prende il valore salvato in sessione, come inizialmente come vedete qua è stampato l'alias, ci spostiamo all'interno della cartella test in navigazione, al momento della selezione come vedete l'alias non è più presente, quindi ovviamente il link AO della production non può funzionare. Questo perché alla chiamata Ajax noi stiamo inoltrando i dati al file elenco file e ovviamente non ci ritroviamo più all'interno della pagina principale privata.php. In questo modo il file elenco file non ha più la sessione attiva, quindi con la funzione session start, e ovviamente non possiamo recuperare i valori salvati in sessione. Quindi prima della definizione delle nostre variabili dobbiamo semplicemente dirgli if not isset, quindi se non è stata settata se non è settata, scusate, la variabile session, utilizziamo per esempio quella username, allora vuol dire che ci troviamo tramite chiamata Ajax all'interno del file elenco file e non più su privata.php. Allora in quel caso facciamo un session start, quindi abilitiamo le sessioni, quindi salviamo F5, clicchiamo su ci spostiamo all'interno della cartella test e ovviamente siamo all'interno della cartella test, clicchiamo su O della production e come vedete in questo caso che stiamo utilizzando Ajax abbiamo attivato le variabili di sessione e possiamo accedere a quel dato. Bene, quindi dicevamo andiamo grado per grado a modificare tutte le nostre funzioni, quindi qua ci andrà soltanto l'alias, perfetto, altrimenti ci andrà l'alias quindi alias utente slash user utente
Bene, questo era per quanto, per quanto riguarda l'unzip dei nostri file, e lo andiamo a testare subito. Quindi F5, scompattiamo la cartella CSS, perfetto, sta funzionando correttamente. Poi occupiamoci della cancellazione. Quindi anche qua ci andrà, dopo cloud, alias punto alias utente slash user utente, altrimenti default folder scusate, e default folder sarà uguale a user utente. Bene, poi continuiamo qua con il percorso. Bene, è lo stesso qua, quindi privata cloud alias utente slash selezione. E poi per poter funzionare qua siamo all'interno della nostra funzione, quindi per accedere alle nostre variabili dobbiamo allo stesso modo ricontrollare la sessione, ridefinire le variabili recuperando i dati salvati in sessione anche all'interno della nostra funzione. Quindi qua, altrimenti non funzionerebbe. Quindi salviamo, F5, cancelliamo la cartella CSS, diamo conferma e come vedete è stata cancellata correttamente. Bene, quindi anche la cancellazione l'abbiamo corretta. Ora ci resta da modificare lo spostamento dei nostri file, quindi qua ci andrà semplicemente la variabile alias utente, mentre qua oltre alias anche username. Quindi alias utente slash user utente slash get select e dovremo anche esserci, quindi salviamo, F5, spostiamo la cartella test all'interno della cartella test 2 e come vedete funziona correttamente. Ora la ripristiniamo. Bene, e direi che per quanto riguarda il file elenco file abbiamo apportato tutte le modifiche, quindi abbiamo sostituito tutte le variabili assegnate di default nella precedente video guida, quindi la nostra cartella con tutti gli uno, quindi con l'alias e la cartella con l'username, l'abbiamo sostituita ovviamente con i dati salvati in sessione, che ovviamente prendono i dati in base all'utente loggato. Bene, ora dobbiamo modificare il file. Allora procediamo per gradi, vediamo di creare una cartella test 3. Ok, nella creazione va benissimo, poi dobbiamo modificare le funzioni per rinominare. Quindi apriamo il file rename, facciamo partire la nostra sessione e ci recuperiamo i dati. Quindi session start
e ci recuperiamo username e alias. Bene, e poi andiamo a modificare le nostre variabili. Quindi qua directory, ci andrà alias utente punto slash user utente, in questo modo, e dovrebbe bastare. Quindi salviamo, F5, rinominiamo la cartella test3 in test rinomina. Perfetto, ha modificato il nome correttamente. Poi dobbiamo modificare il download e il download multiplo. Quindi apriamo bugia, dobbiamo modificare anche il file move file nell'upload. Sì, esatto. Qua la sessione è già attiva perché l'abbiamo usato per il salvataggio dei dati in sessione in caso di errore. Quindi definiamo direttamente le nostre variabili e ci recuperiamo il dato, e anche qua modifichiamo le nostre variabili. Quindi directory sarà uguale a privata cloud alias utente, altrimenti directory sarà uguale a alias utente punto slash user utente. Perfetto, dovremmo esserci. Quindi salviamo e testiamo l'upload dei file. Quindi carichiamo un'immagine, vediamo se add c'è già, no? Carichiamo un'immagine all'interno della root principale o della production e va a buon fine, e lo testiamo, visto che ci siamo, anche nelle subdirectory. Perfetto, sta funzionando correttamente anche l'upload. Quindi dicevamo ci manca il download singolo e multiplo. Quindi apriamo il file download.php, facciamo partire la sessione e recuperiamo i dati. Perfetto, e andiamo a modificare quindi le variabili. Quindi abbiamo detto qua semplicemente alias utente, mentre qua ci va alias utente e username. Quindi slash user utente slash post select. Perfetto, e lo stesso per il percorso. Quindi qua semplicemente alias mentre qua alias, allora qua manca il dollaro, quindi dicevamo qua al posto di alias o della production ci andrà la nostra variabile slash alias slash username
slash post di select. Perfetto, quindi dovremo esserci. Salviamo. F5, scarichiamo la cartella test rinomina. Come vedete è partito correttamente il nostro file zip ed è stato scaricato correttamente. Bene, ora l'ultima modifica riguarda il download multiplo, quindi andiamo a aprire anche il file download multiple. Bene, come sempre facciamo partire la sessione, recuperiamo le nostre variabili e poi andiamo a modificare tutti i dati. Quindi qua ci andrà nuovamente alias utente slash user utente. Perfetto, e proseguiamo con la modifica. Qua soltanto l'alias, mentre qua l'alias è il nome utente. Ok, perfetto. E per finire in questo file dobbiamo modificare anche le due funzioni read file e unlink, che prenderanno come valore tutta questa stringa. Perfetto, dovremo esserci, quindi salviamo. F5, selezioniamo tutti i nostri file, effettuiamo il download multiplo e come vedete è partito correttamente il nostro download. Bene, ora che abbiamo modificato tutti i nostri file in modo da andare a caricare la cartella di riferimento in base all'alias e all'username, quello che dobbiamo fare, come abbiamo anticipato nella precedente video guida, è in fase di spostamento dei nostri utenti dalla tabella register attempt, quindi la cartella che ospita i dati degli utenti che devono confermare la sua che devono confermare la loro registrazione all'interno della tabella utenti privata. Quindi in quel passaggio lì andremo ad associare ad ogni utente il proprio alias di riferimento, creare la tabella con rispettivo alias all'interno della cartella cloud e all'interno del proprio alias creare la sottocartella con l'username di riferimento. Quindi innanzitutto andiamo ad aprire dalla parte pubblica la funzione conferma registrazione. Quindi nel nostro file conferma registrazione, una volta che viene spostato, quindi verificata l'identità dell'utente tramite i codici di verifica, quindi in questa sezione di blocco dove vengono inseriti i dati dell'utente all'interno della tabella utenti privata, andiamo a modificare la nostra query, aggiungendo anche il campo alias utente e gli passiamo come valore la variabile alias utente. Bene, quindi definiremo la variabile alias utente
e gli associeremo in realtà una stringa numerica con la data e l'orario, compreso dei secondi, di registrazione, come abbiamo fatto per le palette colori, per quanto riguarda il nome del file CSS. In realtà non sono 10 caratteri, perché sono 4, 8, 12, 16, scusate, 14 caratteri. Quindi il campo da 10 lo spostiamo a 14. Bene. E quindi alias utente sarà uguale a date y md his. Bene. E poi andiamo a creare con mkdir la cartella alias e la cartella con nome, con l'username all'interno della cartella alias. Quindi gli diremo mkdir, qua stiamo lavorando in privata, quindi entriamo nella cartella cloud e concateniamo la nostra variabile alias utente. Perfetto. E poi creiamo sempre con mkdir all'interno di cloud alias la cartella row utente al campo username. Bene, questo per quanto riguarda la conferma della registrazione nella parte pubblica. Poi apriamo il file della conferma registrazione per quanto riguarda la parte privata, o meglio per l'inserimento degli utenti per quanto riguarda la parte privata. Quindi la funzione inserisci utente. Se non è richiesta una verifica, quindi in questo caso, come abbiamo fatto per la conferma della registrazione, definiamo la variabile alias, definiamo le cartelle, no, però mi sa che abbiamo sbagliato il percorso. Allora, perché noi stiamo lavorando in privata, ma non all'interno della cartella privata, stiamo lavorando all'interno della root col file privata, mentre per le funzioni nel file action. Quindi dobbiamo entrare nella cartella privata, nella cartella cloud e così via. Quindi qua in conferma registrazione prima di cloud ci va anche privata slash. Bene, quindi ce le ricopiamo. Ok, e qua ovviamente non ci va row di utente al campo username, ma ci va direttamente la nostra variabile username. Perfetto. E la nostra query dovrà inserire anche alias utente e come valore ovviamente ci va la nostra variabile alias utente. Bene, dovremmo esserci, quindi salviamo, ci spostiamo in gestione utenti, cancelliamo l'utente Marul, diamo conferma, perfetto, e lo ricreiamo. Quindi nome utente Marul, Costantini, username Marul Costantini. Decidiamo di non procedere alla verifica in due passaggi, quindi li associamo direttamente alla password.
specifichiamo l'indirizzo email a caso, numero di cellulare e lo associamo al gruppo amministratore. Quindi definiamo il nostro utente. Perfetto, come vedete la pagina si è aggiornata. Ci spostiamo all'interno della cartella cloud e come vedete è stata creata correttamente la cartella con l'alias e all'interno è stata creata la cartella Marul Costantini. Perfetto, quindi sta funzionando correttamente. Ora ci loghiamo come Marul Costantini, quindi Marul Costantini, password, codice di verifica, come vedete siamo loggati come Marul, ci spostiamo in account personale, cloud personale e come vedete va a caricare ovviamente di default la cartella Marul Costantini. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima videoguida ci concentreremo sull'ordinamento dei dati all'interno del nostro cloud.